Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel canale di Grifo Gamer con Stefano in questo che è un video un pochino insolito rispetto al solito, ossia il primo vlog del canale di Grifo Gamer. In questo vlog volevo andare a parlare dell'annuncio della Creepy Yar di mercoledì 25 marzo, cioè mercoledì scorso, nel quale ha annunciato il rilascio del primo update di Star Rapture. Finora erano uscite alcune patch in cui fixavano degli errori che noi giocatori incontravamo e ne fornivamo il feedback in questo accesso anticipato. Questo invece è il primo update che è proprio la software house rilascerà come estensione del gioco, il primo passo verso il rilascio della versione definitiva del gioco, della 1.0. In questo annuncio ci dicono appunto che è stata pre-rilasciata la build della Public Test Branch, cioè la versione nuova, una versione test del primo update che riguarderà il gioco, a cui potremo accedere anche noi altri. Come la stessa Software House ci dice, il Public Test Branch contiene una versione in fase di sviluppo che potrebbe presentare dei bug ed errori critici. Tuttavia vi permetterà di accedere subito ai nuovi contenuti, funzionalità e meccaniche non ancora rilasciati che potrete testare, apprezzare e su cui potrete condividere il vostro feedback. E qui ci lasciano il link nel quale noi potremo rivolgere appunto il feedback nel caso in cui andremo a riscontrare degli errori, dei problemi, dei crash inavvertiti. La stessa azienda ci dà alcune raccomandazioni prima di andare a passare alla PTB version del gioco. Praticamente ci dice di fare un backup del nostro salvataggio se non vogliamo andare incontro al rischio di poterlo corrompere con la nuova versione, perché quando uscirà il definitivo rilascio dell'update 1 del gioco, quasi sicuramente il salvataggio che avete creato nella PTB non verrà riconosciuto dalla nuova versione del gioco. Quindi, per non andare a perdere quello che è il salvataggio della nostra partita, ci consigliano di fare un backup dello stesso. Mini tutorial di come si può effettuare il backup dei salvataggi del gioco: andate sopra il nome di Star Rapture con la manina, cliccate il tasto destro del mouse e si apre il menu a tendina. Andate su Gestisci e segui il backup dei file di gioco. Vi chiede dove andare in quale directory volete andare a creare il file di backup, scegliete la directory che vi interessa, quella che avete scelto dove allocare il backup, e il gioco stesso e Steam stesso vi creerà il backup del salvataggio. Ma come passare alla versione PTB di Star Rapture? Dalla pagina del gioco in alto a destra avete questo tastino qua con l'ingranaggio. Ci cliccate, andate su proprietà, versione e beta del gioco, dove trovate le due versioni del gioco: la versione pubblica predefinita, quella che abbiamo utilizzato finora, e la Public Test Branch. Cliccate sulla Public Test Branch, vi chiederà l'aggiornamento del gioco. Una volta eseguito l'aggiornamento del gioco, lo avvierete e dovreste, da quello che dicono gli sviluppatori, ritrovare il vostro salvataggio. Avvierete la partita e quella partita che avvierete la avvierete nella nuova versione del gioco, con i nuovi aggiornamenti e le nuove cose introdotte. Ma cosa ha introdotto questo? Cosa introdurrà questo update 1? Questa è la lista di di tutti i nuovi contenuti, di tutte le nuove meccaniche e addirittura una parte di mappa che verrà introdotta con l'update numero 1 del gioco. Appunto, hanno aumentato l'area della mappa, sbloccando nuove zone e sbloccando nuovi punti di interesse anche sulla zona che finora noi avevamo conosciuto e giocato. Sono state introdotte due nuove risorse, il Powerium e la Goetite, una nuova feature, la Zipline, con il quale potremo muoverci all'interno della mappa, magari discendendo dai pendii più alti per arrivare più velocemente e magari evitando anche i mostri sulla zona sottostante. Un'altra feature è la Development Station. Sono onesto, non ho idea di cosa
di cosa sia, sono curioso, non vedo l'ora di poterla andare a provare. Verrà introdotto il secondo livello di macchinari che già stavamo utilizzando nel primissimo rilascio del gioco, il compounder, il livello 2 del fabricator, il livello 2 della fornace, il livello 2 della miniera, il livello 2 dell'orbital cargo launcher e il livello 2 del costruttore. Vengono inoltre introdotti dei nuovi macchinari come l'oil extractor, quindi l'estrattore di petrolio, il laser drill, che sarà un laser che servirà a estrarre non so bene cosa, mi viene da pensare che possa servire per estrarre o una o entrambe le nuove risorse che verranno introdotte con questo update, sia la Powerium che la Goethite. Verrà introdotta, la raffineria già c'è e lavora lo zolfo, e quella lì lavora soltanto lo zolfo. Quindi il fatto che pare, qui dice che verrà introdotta una raffineria per il processo dei minerali, mi fa pensare che sarà una raffineria nel quale potremo andare a lavorare magari o il titanio o il wolfram o il calcium, minerali che già, o l'elio, minerali che già conosciamo, quindi per poter dare il via a nuovi processi, a processi ulteriori anche con le risorse che già conosciamo. Quindi verrà introdotta la raffineria per l'ore processing, la forgia, e questo per quanto riguarda l'estrazione o dei minerali o appunto del petrolio. Per la produzione verrà introdotto il Constructoiser e il Facturer. Per la produzione invece di energia elettrica, oltre i pannelli, le turbine eoliche, verrà introdotto anche il Chemical Generator. Per quanto invece riguarda le linee di trasporto dei materiali, verrà aggiunto il Radial Ray Connector, mentre anche questo desta molto la mia curiosità. Per il crafting personale, per il personal crafting, verrà introdotto il riciclator, scusi, ho fatto una crasi tra l'italiano e l'inglese, il recycler o riciclatore. Chissà cosa potremo utilizzare all'interno del recycler e quali saranno i prodotti che ci darà la possibilità di andare a sviluppare. Verranno inoltre introdotte anche tre nuove bestiole, tre nuovi animali all'interno del mondo che stiamo colonizzando. Il Vulpir, il Corallion e lo Skylisk. Alcune foto, adesso una foto e il video trailer lo andremo a vedere, qualcosina si intravede, ma onestamente non saprei dire quali dei tre, quello che si vede è quale dei tre. Ho una mia idea, ma non ne ho la certezza, non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte, onestamente. Inoltre vengono introdotti nuovi livelli e ricompense da parte delle corporazioni e vengono introdotte nuove linee di produzione con oltre 40 nuovi articoli e ricette da produrre e spedire alle corporazioni. Quindi verranno introdotti nuovi livelli e nuovi oggetti che dovremo andare a realizzare e produrre per sbloccare nuovi livelli delle corporazioni. Ah, in questa foto in realtà si vede più di un, forse si vedono anche tutti i nuovi animali, però onestamente, a parte questo qui in prima impressione che dalle orecchie e la coda mi verrebbe da dire possa essere il Vulpir, proviamo così. Questo qua, almeno per associazione, potrei pensare possa essere il Corallion, mentre questa palletta qua mi sembra troppo aggomitolato onestamente. Quindi magari questo qua è lo Skylisk. Onestamente non so che dirvi. Probabilmente lo Skylisk è questa palletta di rami verdi, rossi, tutti intrecciati, contornati di bacche, pietre preziose. Probabilmente questa qua come potrebbe essere altro ancora. Non ne ho la certezza onestamente. In quest'altra immagine invece si vede come è stata leggermente modificata l'interfaccia grafica del pannello delle corporazioni. È stato leggerissimamente modificata la grafica, qui è rimasta uguale in questa parte a destra,
qui invece è cambiata, in cui ci fa vedere quello che abbiamo già sbloccato, quello che è il livello, diciamo, attuale da consegnare, e invece questo è quello che sarà il livello successivo. E qui anche la descrizione di quello che andremo a sbloccare consegnando quello che ci viene richiesto. Qui ad esempio c'è il fabbricatore di livello 2. Vedo che fa titanium rod, le titanium sheet. Beh, in pratica fa le stesse cose che fa il fabbricatore normale, probabilmente allora andranno a cambiare quelli che sono non tanto i rapporti dei vari ingredienti all'interno di una ricetta per fare lo stesso prodotto rispetto al fabbricatore di livello 1, ma magari cambia la velocità con il quale produrrà rispetto al livello precedente. Magari il fabbricatore di livello 2 avrà una velocità superiore al fabbricatore di livello 1 per produrre la stessa risorsa. Però sono con ipotesi che faccio perché non sono riuscito a trovare nulla in merito. E qui c'è uno screen della nuova parte della mappa che è stata aggiunta, che in questo momento noi non potevamo andare a vedere nella versione precedente. Questa è appunto la parte di mappa che è stata sbloccata e ci fa vedere sia graficamente, sempre bellissimo, una zona tetra ma fatta veramente benissimo. Questi sviluppatori sono veramente dei folli, ma che stanno lavorando, almeno io qui posso dare solo un giudizio estetico in questo momento, ma stanno veramente lavorando benissimo. Questa zona, solo a vederla così, mi piace tantissimo. Questo dovrebbe essere l'estrattore di petrolio e questi sono appunto i barili di petrolio. Questo dovrebbe essere il lago tutto petroleoso, tutto nero. Saranno anche i pesci a tre occhi dei Springfield, dei Simpson. Ma ora, per chiudere il vlog e poi ci salutiamo, diamo un'occhiata a un brevissimo video, a un brevissimo teaser trailer che ha rilasciato la stessa Creepy per presentare l'update 1. Ho i brividi. Ora, onestamente non so se andrò a provare la versione PTB del gioco. Sto portando avanti la serie sulla versione che ormai, devo dire, tutto sommato, a parte piccolissime cose, è molto stabile. Da una parte sono molto tentato di provare queste nuove aggiunte che hanno fatto, dall'altra temo che andare a giocare sulla PTB possa creare non pochi problemi per l'andare avanti della storia e della serie che sta andando sul canale. Continuate a seguirmi e lo scoprirete. Sono veramente tanto tentato, anche perché siamo qui proprio per scoprire questo gioco, quello che saranno l'update 1, e immagino arriveranno anche altri update interessanti e succosi nel proseguo dell'anno. Quindi siamo qui proprio per scoprire questo gioco, per scoprire questo accesso anticipato, i vari passi, i vari step che ci porteranno alla versione del rilascio definitivo. Quindi sono molto tentato, devo essere onesto. Seguitemi sulla serie per scoprire se la tentazione l'ha vinta e ritroverete la serie traslata sulla nuova versione del gioco, sulla versione PTB. E direi di terminare qui con il primo vlog sul canale. Era un esperimento era un qualcosa che volevo andare a approfondire e vedere insieme a voi. Era un esperimento anche per me stesso, se riuscivo a portare un contenuto diverso dal gameplay. Spero di aver realizzato un prodotto a voi gradito. Spero altresì di essere stato, senza essere troppo prolisso,
sufficientemente esaustivo per quello che riguarda questo annuncio rilasciato su Staraptor. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like al video per farmi sapere se il prodotto che ho realizzato ha suscitato il vostro interesse. Attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite sul canale. In descrizione al video trovate i link dei miei social Facebook ed Instagram. Grazie ancora ragazzi, buona giornata, alla prossima. Ciao!